Sentimental Value sarà probabilmente uno dei film che caratterizzeranno il 2025. Lo dico adesso, ad agosto, dopo averlo visto una prima volta al Festival di Cannes, dove è risultato tra i migliori titoli in competizione in un'annata me dalla qualità non altissima, anzi tutt'altro, e dopo averlo rivisto qui in Piazza Grande al Festival di Locarno, quindi siamo in piena estate, sono arrivati altri titoli attesi, ma manca ancora tutto lo slot autunnale, Venezia, Toronto e via dicendo. Complice appunto il fatto che quest'anno di grandissimi film tra Berlino, Cannes e le altre uscite in sala non se ne sono ancora visti proprio tantissimi, e per quanto Venezia e Toronto possano essere eccezionali, dubito che possano recuperare una metà anno in cui sostanzialmente non è uscito nulla. Trier proprio dorme sonni sereni perché lui ha già in tasca uno dei film dell'annata, che ho voluto rivedere un po' perché la prima volta mi era veramente molto piaciuto e quindi assolutamente l'ho rivisto con grande piacere, ma un po' perché è un film che si può approcciare da un sacco di angolazioni differenti ed è perfetto quindi per chi professionalmente ne parlerà tra qualche mese quando poi uscirà anche da noi, perché ti dà tanti spunti per raccontarlo e quindi sono anche un po' indecisa su come presentarlo. In parole poverissime, ridotto all'osso, questo film è il racconto di due figli, un padre e una casa. Il papà è Stellan Skarsgård, qui faccio un'altra previsione, nomination all'Oscar sicura e al momento per me vincitore, cioè almeno quantomeno io gli darei subito l'Oscar per questa interpretazione, anche perché devo dire, anche se ho già detto anche perché un paio di volte, è proprio quell'interpretazione che ti fa vedere qualcuno che è stato davanti ai tuoi occhi per anni, sempre con interpretazioni notevoli, talvolta eccelse, ed è proprio quell'interpretazione che ti fa venire voglia di dire ma diamoglielo questo Oscar, molto bella, molto sentita, ma poi ne parliamo. Allora, c'è Stellan che è Gustav Borg, questo regista autoriale europeo di fama internazionale che ha un rapporto complicato con le due figlie. Le due figlie sono Renate Reinsve, che abbiamo conosciuto a livello internazionale con il film precedente di Joachim Trier, La persona peggiore del mondo, che qui torna come sua protagonista e un po' musa, e fa questa donna single, sorella maggiore, attrice teatrale e televisiva, che ha un rapporto molto molto complicato con i sentimenti, proprio perché quello col papà è una continua navigazione a vista e quando era piccolina mi ha un po' inficiato la capacità di fidarsi degli altri e in particolare del papà. E poi c'è la sorella minore che è diciamo un po' lì nel mezzo, nel senso che il personaggio di Renate, che mi pare sia Nora e Agnes si chiamano loro due, le ha fatto quasi un po' da mamma, l'ha protetta da quello che succedeva nella casa. E quindi lei è molto più risolta, diciamo, emozionalmente, però adesso che sono tutti e tre adulti, anzi il padre è molto anziano, c'ha qualche acciacco di salute, si ritrova un po' a fare da mediatrice tra queste due figure della sua famiglia che non riescono a comunicare. Questa diciamo è la storia, ma poi vi dicevo è anche la storia di una casa con cui si apre il film, perché una delle caratteristiche che più mi sono piaciute di questo film è che sì, c'è tutta la storia, c'è tutto il racconto, ma è come se dentro ci fossero delle piccole microstorie, non microscopiche, delle piccole microstorie che a loro volta possiamo interpretare come quasi dei cortometraggi. Il primo è proprio l'inizio del film ed è la lettura di una voce fuori campo, che non capiamo nemmeno chi sia, femminile, che ci racconta di questo tema che la piccola Nora, il personaggio di Renate, ha scritto alle elementari. Le hanno detto di immaginare, non mi ricordo se è la casa come qualcosa di vivente, insomma un essere inanimato come vivente, e lei immagina la sua casa come un corpo, e bambina precocissima, tra l'altro a un certo punto, subito prima dell'apparizione del titolo su una crepa che c'è sul muro della casa, con scritto Sentimental Value, lei dicono che quando lei ha dovuto fare un'audizione importante nella sua carriera l'ha riletto, pensava proprio a quel testo lì, ma poi ha detto no, ma il testo è bellissimo, non è una pazza furiosa, testo geniale, stupendo, in cui si parla della casa come corpo e c'è questo racconto di questa casa molto bella, molto particolare, con tutti gli infissi rossi, in cui poi pian piano cambiano più volte gli arredi, ma noi ci sentiamo sempre più a casa, siamo sempre più abituati e la riconosciamo nonostante cambia, in questa casa molto grande e molto d'aspetto peculiare.
lei se la immagina come un corpo e si chiede, ma quando graffiamo il pavimento la casa sente dolore, per esempio quando le bambine impiasticciano i muri dà fastidio, cosa odia di più la casa? Odia di più quando i genitori urlano e capiamo in pochissime sequenze qual è il suo trauma, il divorzio dei genitori, o quello che odia di più è il silenzio, e vediamo il papà che se ne va. E quindi in questi 5 minuti abbiamo già tutta la storia. Nora e Agnes sono figlie di un matrimonio complicato fatto da due persone, una donna che faceva la psicoterapeuta, che non si vede mai, ma è comunque una presenza che aleggia, è quasi un terzo personaggio. Anzi, vi dico subito perché non è uno spoiler, essendo la seconda scena, il film si apre con la storia della casa e il funerale della mamma delle due, e di un uomo che ha a sua volta una vita molto complicata prima ancora di diventare marito e padre, e in più è un artista. E quindi c'è questo personaggio molto 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 complesso di cui ci vengono dati dettagli, e il resto lo intuiamo leggendolo negli occhi di Stellan Skarsgård, che è questo artista che non è riuscito a stare vicino alle figlie. Lui è diviso tra Svezia e Norvegia, è diviso tra un passato anche abbastanza traumatico con la storia di un'altra generazione di donne, quella di sua madre e della sorella, due sorelle della madre, che ci vengono raccontate in una sorta di altro cortometraggio. E poi c'è la storia di una sceneggiatura che lui sta scrivendo. Lui è un regista molto affermato, si è affermato anche grazie a un film in cui ha recitato sua figlia minore, e è arrivato a un punto della carriera in cui non è che avrebbe bisogno di recitare, però ci sono le retrospettive in quel momento in cui lo omaggiano. Insomma, lui tira fuori la sceneggiatura della vita, una grande sceneggiatura che lui presenta alla figlia maggiore, Nora, cioè Renate, e gli dice: io voglio che tu faccia la protagonista di questa sceneggiatura. Ma lei non ci sta. Lei tra l'altro ha una personalità, cioè lei è proprio in un momento complicato della sua vita, e nel corso del film capiremo quanto complicato. Basta pensare solo alla sua messa in scena, che fa ridere ma poi è anche un po' angosciante, capiamo veramente che il suo stato emotivo non è stabile, e questo ritorno del padre unito al funerale e alla morte della madre, che non ha un così grande impatto, però insomma nell'equilibrio delle cose capiamo che non è una cosa da poco, la destabilizza. E quindi il film è la storia di questo film che Gustav sta tentando di fare. Vorrebbe avere il supporto della figlia, ma lei non ci vuole recitare, e allora cosa fa? Conosce un'attrice hollywoodiana che è interpretata da Elle Fanning e decide di far fare a lei la parte, e comincia questa preproduzione, lettura, lavorazione del film, intanto che noi seguiamo anche la vita delle due figlie, una delle quali ha a sua volta un figlio, la minore, e pian piano costruiamo la storia di questa famiglia e di questo rapporto padre-figlie e regista-attrici. In parole povere, quello che Joachim Trier fa è creare tre personaggi molto 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 profondi, con un padre che riesce a... Ecco, questa cosa bellissima che viene fuori nelle fasi finali del film. Il padre ha questi momenti migliori di contatto, di rapporto con le figlie, di conoscenza delle figlie, che ha sostanzialmente abbandonato quando c'è stato il divorzio, attraverso il cinema. Lui ha fatto un film con la figlia minore quando era piccola, e lei ricorda quel momento come il momento di maggior connessione col padre, e quindi lui, probabilmente arrivato a questo punto della vita, ha scritto quest'altro film che tutti ricollegano alla figura di sua madre perché c'è un qualcosa che lo collega con questa esperienza, ma lui dice sempre: non è un film su mia madre. E il punto del film è che è il suo tentativo di creare un ponte con la figlia con cui ha il rapporto molto più burrascoso. E il punto è che lei non vuole neanche leggere la sceneggiatura e non ne vuole sapere niente, quindi c'è questa attrice hollywoodiana che si infila in questa situazione, e ci sono tanti rapporti umani. Del film cosa si può dire? Devo dire che rivisto mi è sembrato molto più solido della prima volta. La prima volta mi sembrava che sfuggisse qua e là un pochino. Può essere la cosiddetta fatica festivaliera, cioè vedendo 5 film al giorno per 2 settimane, a un certo punto la percezione di un film dentro o fuori festival cambia. Voi direte: beh, ma adesso l'hai visto a Locarno? Sì, ma qui a Locarno sto vedendo qualche film qua e là, e comunque l'avevo già visto.
Sembra una sorta di Bergman, ma senza il cinismo e la cattiveria, anzi il che non vuol dire il buonismo, però vuol dire la capacità di cercare la tenerezza e l'affetto delle persone, anche tra persone che si sono fatte male. Sono 3 studi di 3 personaggi meravigliosi e molto memorabili, e secondo me la qualità del film, a parte che anche i personaggi minori, per esempio l'amico regista anziano di Gustav, o appunto Elle Fanning nella parte di una ragazza hollywoodiana che si ritrova in questa famiglia, si sente la sensibilità diversa e il fatto che lei è un'estranea rispetto alla famiglia, vive una vita completamente diversa da tutti gli altri, si sente anche questo. Anche questi personaggi sono ben fatti, ma secondo me quello che dà la cifra di quanto sia fatto bene questo film, soprattutto in fase di scrittura, che è scritto dallo sceneggiatore storico di Trier, è che la figlia minore, che in altri film sarebbe un personaggio un po' defilato, qui è, pur non essendo coprotagonista con gli altri 2, anche se temo che Stellan tenteranno di spacciarlo come non protagonista per fargli avere più chance di vincere l'Oscar, è assolutamente un personaggio di rilievo, pur essendo un personaggio risolto, diciamo tra virgolette, tra 2 personaggi con un sacco di conflitti, che sono in genere quelli a cui, non so, siamo più affezionati, di cui vogliamo sapere più cose. Lei emotivamente è molto stabile e anzi soffre più che altro per vedere la sofferenza del papà e dell'altra sorella che non riescono a parlare, e quindi un personaggio così di solito è insipido, insapore, invece qui, complice anche una grandiosa interpretazione, è memorabile anche lei. Quindi cosa dire? Devo dire, tutti quei mezzi difetti che avevo visto nella prima visione, sarà che questa volta me lo sono goduta di più, sapevo già la storia, quindi mi sono potuta soffermare su altre cose, non li ho più così tanto riscontrati. Manca forse magari un po' di quella impronta, di quella qualità, di quella freschezza di Trier. È un film più classico e lo definirei il suo primo film della maturità, nel senso che è un po' un film che fai quando diventi genitore, quando sei sposato, quando superi una certa età, quando hai un tot di esperienza di vita e ti poni delle domande un po' esistenziali, diciamo. Sia lui sia il suo sceneggiatore, che poi sono molto amici e tutti e 2 sono diventati padri, si sente questa cosa. E quindi forse per chi ama Trier, per i film appunto come La persona peggiore del mondo, o anche i suoi film più vecchi, Thelma, che lo distinguono, hanno un carattere distintivo, forse qui lo troverà un po' più prevedibile, però il punto è la grande scrittura dei personaggi e le grandi interpretazioni. E poi, tornando alla cosa che vi ho detto all'inizio del video, comunque si sta dormendo pochissimo perché sempre festival è, quindi parlo un pochino. Una cosa che ho adorato è il messaggio che il film mette dentro questa sorta di virgolette cortometraggi che vediamo. Il primo è quello della casa, che è comunque questo personaggio silenzioso. Spesso ci sono per esempio degli zoom in o zoom out sulle porte che si aprono e chiudono. Le porte che si aprono e chiudono in questo film sono importantissime, che siano la porta in sé per sé o anche come si chiama? La piccola finestrella per aprire e chiudere la stufa, attraverso cui alcune bambine dal piano superiore sentono quello che succede al piano inferiore. Tanto questo film fa attraverso appunto queste, non è che siano cesure o cose che sono fuori dal film, però diciamo che si potrebbero tagliare e utilizzare come cortometraggi. Uno di questi cortometraggi è il finale di L'Idilio, che è il film con cui è diventato famoso Gustav Borg, quello in cui recita la figlia piccola, e di fatto ci viene mostrata la scena finale di questo film, che è un bellissimo piano sequenza, è veramente bello, cioè tu lo vedi e dici ma io questo film lo voglio vedere, e è una prova di cinema classico, una costruzione anche un po' Spielbergiana, c'è tutto un movimento di camera unico, roba da visibilio, con una grande interpretazione tra l'altro della ragazzina bambina, ed è incredibile perché tu senti l'emozione di quello che stai vedendo pur non avendo visto tutto il film prima, che ti racconta la storia, per cui c'è il picco narrativo nel finale, tu capisci cosa sta succedendo e c'è il colpo emotivo anche se tu non hai visto tutto il film, che ti dovrebbe portare al colpo emotivo, no? E questa è tutta una sequenza che viene inserita ed è bellissima, e tra l'altro si vede lo stacco tra
una cosa classica ma girata alla Trier e una cosa che lui immagina girata da un regista un po' anziano, che ha un gusto molto molto europeo come Gustav Borg, che non è, cioè, non è il suo alter ego registico, ecco, è un po' un alter ego di un regista di una passata generazione, un po' una personalità anche abrasiva, forte, che dice cose, c'è anche un po' un'ironia su Netflix, sulle interviste, anche quelle piuttosto gustose. E poi c'è un'altra sequenza, ancora più bella, che ribadisce il concetto di di questo finale che ci viene mostrato del suo primo film. Il punto di questo film è che, come vi dicevo, non è il punto, però è uno dei punti del film, è sicuramente quello che ho amato di più, è che quest'uomo, neanche per inseguire, è incapace umanamente per la generazione in cui è cresciuto, per il rapporto che ha avuto con le donne della sua famiglia, perché è anche egoista di avere un rapporto normale con i suoi familiari. Però il cinema è il medium attraverso cui lui ha anche il rapporto umano più profondo con le persone, e attraverso la scrittura di questo film lui dimostra di conoscere le figlie che in realtà ha abbandonato, mettiamola così. E c'è da parte di Joachim Trier, in più punti del film, una costruzione al contrario, cioè lui ci dice, lui Gustav Borg e attraverso di lui Trier ci dice: costruirò la scena così, la scena sarà il picco emotivo di questa pellicola che sto preparando e si svolgerà così, e te la racconta, e ti racconta il finale del film che sta girando, incidentalmente anche le fasi avanzate del suo stesso film. E non te lo racconta, cioè te lo racconta come se fosse su set, cioè lui prende l'attrice e dice: allora la sequenza partirà da qua, tu guarderai lì, succederà quello, ti farò un primo piano in cui mi devi mostrare l'emozione, guarda che sarà un piano sequenza. E quindi capiamo che c'è la correlazione tra le due figlie e tra i due film, che si chiudono tutte e due con un piano sequenza in cui si mostrano le cose, no? E quindi lui sposta attraverso questa casa questa attrice, le spiega: allora partiamo da qua, giriamo così, facciamo così, e spiega a livello tecnico come tirerà fuori l'emozione. E in teoria questo, come posso dire, escamotage dovrebbe, tu sei già preparato, sai già il trucco che sta utilizzando con te, e quindi non dovrebbe più funzionare. E invece non solo quando lui fa, diciamo, la prova della scena, ma quando poi arriva questa scena, che non è assolutamente mostrata in versione finale, è mostrata nel corso di quando viene girata, è potentissima. Funziona perché lui ci ha costruito tutto il film sopra, e tu sai che cosa significa per i personaggi che saranno coinvolti in questa scena girare questa scena. E il fatto di rendere emozionante una scena che tu hai volontariamente non tentato di depotenziare, però depotenziato in partenza, dicendo al pubblico: guarda che io ti manovrerò emozionalmente così e farò così perché voglio ottenere questo risultato, secondo me è l'attestato massimo di quanto caspita è bello questo film. E vabbè, la frase che è passata alla storia comunque rimarrà è che lui ha detto tenderness, la gentilezza, la dolcezza è il nuovo punk. Tra l'altro frase che ricorre molto quest'anno, deve farci un pezzo, perché è la stessa cosa che dice Superman a Lois Lane nel nuovo Superman di James Gunn. E appunto, come vi dicevo, colpisce perché è puro cinema nord europeo, ma che sostituisce un certo cinismo, una certa depressione esistenzialista con appunto questa tenerezza che però non è essere gentili tanto per, è frutto del dolore passato. Film molto bello, non ha convinto tutti, fosse stato per me io avrei dato la palma a lui, e non è perfetto, no, la prima volta non l'avevo trovato perfetto, questa volta l'ho trovato ancora più solido. Grande film, quando uscirà assolutamente consigliato. E mi è piaciuto anche, mi permetto un'ultima chiosa, tanto ormai stiamo volando verso i 20 minuti, perché non andare un po' più avanti, sul titolo. Sentimental Value, sapete che io amo molto i film che spiegano il loro titolo all'interno della storia, e qui a un certo punto la casa sta venendo svuotata ed è una cosa importante, e la sorella minore chiama la sorella maggiore e gli dice: ho radunato qui degli oggetti che hanno un valore sentimentale, no?
e un oggetto viene portato via, insomma la sorella maggiore decide che oggetto prendere e è importante in un film, no? La casa ha un valore sentimentale per tutti e tre i protagonisti, che avrà un valore dentro il film. I luoghi, le cose, le storie che abbiamo vissuto insieme hanno un valore sentimentale, che in genere è un'espressione melensa, no? Avere un valore sentimentale. E invece qua rende l'importanza anche dei luoghi in cui succedono le relazioni, no? Una porta sbattuta dalle bambine per tentare di non sentire il litigio, gli oggetti che avevi intorno quando sono successe le cose sono carichi emotivamente in un certo modo, li puoi anche lasciare andare, però ti hanno dato qualcosa e l'inquadratura giusta nel cinema può restituire questo valore emozionale anche allo spettatore che non ha vissuto queste cose, ma attraverso, diabolicamente come fa questo film, il racconto su pagina scritta di sceneggiatura o l'immagine li carica emotivamente anche per noi. Basta, direi che vi ho anche detto troppo, insomma super consigliatissimo, non perdetevi la prima grande prova di maturità di Joachim Trier. Questo era quanto avevo da dirvi su Sentimental Value, ci vediamo presto con altri film da altri festival e intanto vi auguro buona visione.